Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami i gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà, grazie, di dicembre 2022. E abbiamo la carta della morte, amici dei gemelli, periodo di grande trasformazione. Quando c'è la carta della morte si parla di rigenerazione, si parla di qualche taglio che si fa. Quando arriva la morte si tagliano le vecchie abitudini, i vecchi modi di pensare, anche vecchi stili di vita e perché no, per qualcuno vecchi contratti e vecchie relazioni. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, cominciamo con un cavaliere di bastoni, con la carta del mondo al contrario, con la carta del sole, ragazzi. L'otto di pentacoli, queste le tiro su. Quindi iniziamo, come vi dicevo, con questo cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni indica un movimento, indica anche una persona che potrebbe essere presente nella vostra vita o che per qualcuno potrebbe essere entrata nella vostra vita da poco. Avendo il mondo al contrario, lo sento un po' collegato a questa morte, è quasi come se dovesse ancora chiudersi un certo tipo di ciclo, un certo tipo di è come se qualcuno stesse cercando di raggiungere un determinato risultato. E qui con il sole vedo che può far riferimento ai bambini per qualcuno, quindi magari ci si approccia a questo tipo di idea, o per qualcun altro, se non è il vostro caso quello dei bambini, si può parlare di quello che è la propria espressione personale, la propria espansione. Se per esempio fosse una stesa di tipo lavorativo, sento che qui si tratta di, perché comunque c'è un 8 di pentacoli, sento appunto che potrebbe fare riferimento a come espandere la propria attività, cosa bisogna lasciarsi indietro con questa morte, per riuscire ad andare verso la prosperità di cui ci parla il sole. L'otto di pentacoli mi dice che c'è qualche cosa all'interno della vostra quotidianità che forse un po' vi pesa. Lo andiamo poi dopo a vedere meglio con i mini tarocchi. Ok, allora terminiamo la stesa con la carta degli amanti, con la carta dell'imperatrice al contrario, no, re, scusate, di coppe al contrario e due di spade al contrario. Interessante perché avete tanti arcani maggiori, devo dire. E qui sembra proprio, se per voi il discorso figli, insomma, era il vostro, qui sembra proprio che ci sia qualche sorta di disaccordo a livello magari di coppia, per quello che riguarda o le tempistiche, nel senso che magari non volete tutte e due la stessa cosa nello stesso tempo, oppure è una questione del fatto che non volete tutte e due la stessa cosa e senza una qualche distinzione di tempo, diciamo così. Ok, è scesa la mia gatta. Ragazzi, se per caso non fosse della linea dei figli, l'imperatrice al contrario mi può parlare di qualche tipo di progetto che non si riesce in un certo modo a ideare, perché anche comunque la carta degli amanti è al contrario, e può parlare o di un disequilibrio, o di una disarmonia, diciamo così, magari di coppia o magari anche semplicemente nell'ambiente lavorativo in cui voi siete, sta di fatto che c'è qualche cosa qui nella, diciamo, verso metà dicembre che che non porta la piena soddisfazione. In effetti poi abbiamo anche questo re di coppe che è il contrario, abbiamo anche il due di spade che è il contrario, quindi andiamo a vedere più nel dettaglio di che cosa si tratta, andiamo a spiegare con i mini tarocchi. Io intanto
Vi dico che ho già pubblicato tutte le previsioni del 2023, c'è una prima previsione generale, poi 3 approfondimenti, quindi se volete andare ad ascoltare trovate tutto nelle playlist. Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Vediamo un po' cosa ci danno. 7 di coppe, interessante. Perché o questa persona vi ha aperto un po' gli occhi o direttamente vi ha aperto delle possibilità, ok? Tenete presente che c'è anche il 4 di pentacoli e il 4 di pentacoli è una sorta di attaccamento. Non vorrei che qualcuno si fosse attaccato un pochettino troppo a qualche idea, a qualche promessa magari di questo cavaliere di bastoni. Insomma, il cavaliere di bastoni è una persona molto passionale, comunque un'energia che esprime passione, quindi è anche quella passione nei nuovi progetti, no? Quindi magari, sapete, ci sono quelle persone che mentre si sta parlando fanno tutto loro, poi ora di arrivare a conclusione, ma aspetta un attimo, tirano indietro, quindi andiamo a vedere il mondo al contrario, di che cosa ci parla. 3 di pentacoli al contrario e il mondo un'altra volta. Sì, è proprio un progetto, una collaborazione, qualche cosa che si vorrebbe portare a compimento. Può anche essere che abbiate voglia o bisogno di firmare qualche contratto, perché comunque con la carta degli amanti al contrario sarebbe meglio tutelarsi in questo senso. Andiamo a vedere il sole. Abbiamo un re di pentacoli, un 10 di pentacoli, un 5 di bastoni e un 2 di pentacoli. Ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di lotta, perché abbiamo un 5 di bastoni, gara, una competizione che vorreste vincere. Può essere anche una promozione, qui. Qualcuno che abbia voglia di brillare un po' di più, di prendersi delle responsabilità in più, di aumentare il proprio prestigio personale. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. 5 di pentacoli. E 8 di spade. Ho come l'impressione che qualcuno abbia la sensazione di aver perso del tempo in questa situazione o in questa relazione. Perché non si vedono arrivare i risultati. Però io credo che ci voglia anche il suo tempo, insomma, per rigenerare le cose. Voglio andare a vedere questi amanti al contrario. Asso di bastoni, cavaliere di spade al contrario, regina di coppe e 4 di coppe. Allora, vi dico, per molte persone a me vibra come una stesa di relazioni, dove quel cavaliere di bastoni può essere una persona con la quale si sia iniziato qualche tipo di relazione, però in realtà non ci sia niente di definito, niente di compiuto. E mentre voi vorreste un qualche cosa di un po' più concreto, un po' più alla luce del giorno, diciamo così, ecco, ho la sensazione che la persona che potreste conoscere, che anche qui è un cavaliere di spade, sia una persona che ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Il fatto di avere il radicoppio al contrario mi indica una sorta di immaturità in realtà. Non so se l'immaturità è della relazione, e potrebbe fortemente essere, o se è della persona in sé. Andiamo a vedere l'imperatrice, poi arriviamo a questo re di coppe. La luna e il giudizio al contrario. Vi sento in una fase molto chiusa, molto contratta.
in questa seconda parte della lettura, sapete, perché avete comunque la luna al contrario, che non è male. La luna al contrario parla di smascherare probabilmente quello che qui con questo 8 di spade non si vedeva. Però il fatto che ci sia il giudizio al contrario, perché comunque se voi vi stavate aspettando un'offerta, una proposta, io non sento che arrivi neanche, cioè il giudizio è proprio la chiamata, sia di tipo divino che di tipo fisico, ma è al contrario, quindi non credo che arrivi qualche tipo di chiamata, non credo che arrivi quello che potrebbe essere una comprensione di quello che è il disequilibrio che gli amanti al contrario evidenziano. È come se ci fosse qualche cosa di questa persona che non riuscisse a capire. Il 4 di coppe mi dice che siete un po' in una fase di stasi, aspettate che l'altro si muova, mi verrebbe da dire. Difatti la carta del sole, che è una carta yang, quindi di movimento, mi dice che avreste voglia di fare dei passi in avanti, di prosperare, di crescere. Però è come se quest'idea, questa forma di equilibrio, di amore non prendesse forma. Andiamo a vedere il re di coppe. Guardate, sono usciti di nuovo gli amanti. Abbiamo un 4 di spade e la carta degli amanti. Datemi un'altra carta per il 2 di spade al contrario. Nove di bastoni, 2 di bastoni, 7 di spade. Allora ragazzi, io credo che qui ci sia la necessità di prendersi un periodo per andare a scovare quali sono state le vostre proiezioni, le vostre aspettative, perché vi ricordo che anche qui avevate un 7 di coppe, parla di illusioni, e qui c'è la luna che parla di proiezioni, e c'è anche un 7 di spade con il 2 di spade e l'8 di spade. Sento che qui qualche cosa vi è sfuggito dalle mani, o meglio detto, vi sfuggirà dalle mani, o dalla comprensione, nel senso che ci sarà qualche tipo di passaggio in questo periodo che non capirete tanto e non capirete perché le cose vanno così. Guardate, vi dico che è come se questo incontro ci fosse, può anche essere un incontro lavorativo, adesso ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà, ma non fosse, non, sì, non si raggiungesse il risultato che voi sperate, mettiamola così. E gli amanti al contrario mi dicono che è un po' come se fosse qualcosa di non ufficiale, anche perché abbiamo il cavaliere di spade al contrario qui, eh. Però in realtà la lettura finisce bene, nel senso che poi abbiamo gli amanti al cioè dritti, al dritto, quindi poi si va, si raggiunge l'armonia. Può anche essere visto come una carta di amor proprio affiancato al 5, scusate, al 4 di spade, perché il 4 di spade è proprio una carta che indica il raccoglimento per guarire, per ricaricare le pile, per rigenerarsi, per pulire la mente anche. Dopodiché si trova questa armonia. Però ecco, qui la sensazione è di non scappare più dalle bugie che vi siete raccontati, perché qui qualcuno è veramente stanco. E quando c'è il 9 di bastoni, normalmente indica, e c'è anche il 4 di spade qua, quindi lo sento proprio tanto, qualcuno qui ha bisogno di rigenerarsi, ha bisogno di dare un taglio a determinate cose e occuparsi di più, di impostare le cose in modo migliore, in modo più equilibrato, che è quello che vediamo qui con gli amanti al contrario. Fondamentalmente manca, ehm, manca un equilibrio, manca un'armonia in questa situazione o in questa relazione. Considerato che c'è un'imperatrice, per qualcuno fa riferimento a una madre, o che non si sente da tempo, o che magari, insomma, c'è qualche tipo di discorso legato alla madre che crea qualche tipo di tensione, qualche tipo di paura anche, diciamo così. Va bene, andiamo avanti. Può essere la madre o la maternità in generale, Andiamo a vedere ancora una fatina per vedere come conclude la lettura. Ok. Allora, questa fatina vi dice di... che allora c'è un detto che si dice
quando vedo, credo. E la Fatina dice che è anche vero il contrario, quando credo, vedo, che è il creo la mia realtà a livello interno per far sì che poi si manifesti nel mondo esterno. E poi abbiamo la carta di divinazione, questa carta vi ricorda che questo è un momento particolarmente potente per voi, è un momento dove probabilmente state ehm, portando a galla, mi verrebbe da dire, tutto quello che è la ricettività femminile e vi dice di fidarvi della vostra chiara intuizione cristallina. Quindi fidatevi sempre dell'intuito. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di dicembre. Spero che vi aiuti un pochettino a navigare meglio il periodo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete insomma supportare il canale potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, potete commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!